Ciao a tutti e bentornati su Whiteware Racing. Oggi vi mostreremo come si passa da questo a questo. Visto che alcuni ce l'hanno chiesto, abbiamo deciso oggi di farvi vedere come si costruiscono, come si realizzano questi spessori di rame alettati. Chiaramente per molti sarà superflua questa spiegazione, che non sapranno fare, alcuni magari ne hanno bisogno. Comunque ci vuole un pochino di pazienza, ma è un'operazione relativamente semplice. Bisogna cominciare bene, però occorre una cosa come questa, che è una punta a compasso che si mette sul trapano a colonna e, allentando questa brugola, permette di distanziare il tagliente dal fulcro in maniera da realizzarla col diametro che si desidera. Ok, ora da dove si comincia? Da un rettangolo, una lastrina di rame cotto. Badate bene, deve essere rame cotto perché deve essere tenero, deve poter essere schiacciato e quindi non fare grinze dure, insomma, in caso che si abbiano piccole deformazioni. Si può trovare nei negozi che vendono, non ce ne sono molti per la verità, insomma, che vendono metallo, e si trova in fogli molto grandi, della larghezza di 1 metro, e quindi bisogna comprarlo a strisce. Io mi trovo bene a farmi fare le strisce da 12 cm, da 13 cm, da cui vengono fuori 8 pezzi da 12,5 centimetri, perché così si arriva a 1 metro in questa maniera, che è una misura 12x13 che va bene. Per il 200 è appena piccola, ma tanto va bene lo stesso. Per il 125 è più che sufficiente. Cerco di lesinare perché costa caro il rame, quindi bisogna stare, c'è un materiale costoso. Allora, per non arricciarla subito, bisogna munirsi di un asse di legno come questa, in cui tramite viti con rondella si ferma la lastrina. Poi adesso io non, se no la spiegazione diventa ancora più lunga di quello che riuscirà così. Si stringe, si fissa in maniera che resti ferma, e poi si monta la punta sul trapano a colonna e si pratica il foro centrale per arrivare a questo punto della lavorazione. Bisogna necessariamente partire dal buco che corrisponde alla canna del cilindro, perché è quello più difficile da realizzare. In base a questo poi si fanno i fori per i prigionieri. Il foro andrà fatto appena più stretto dell'occorrente, in maniera poi da poterlo allargare con, ho dimenticato di prenderla prima, una di queste mole lamellari del giusto diametro. Ci sono in commercio, insomma, io poi ne realizzo alcune per le mie prove, insomma, poi non è che questo foro va fatto più piccolo in modo da poter asportare con questa mola un po' di materiale, e perché non rimanga una sbavatura, perché tagliandolo con la punta a bandiera rimane un piccolo rilievo, si forma una sbavatura. Ecco, qui l'ho lasciata, c'è ancora, vedete che non è perfetto il bordo. Si può poi con un taglierino tipo questo asportarlo mettendosi in piano, però ci vuole tempo. È meglio tenersi leggermente sotto misura e poi allargarlo. È molto importante invece disporre di vecchi cilindri e pistoni per usarli come dima. Adesso vedete, questo pistone, questo è un 63,8, io lo uso per il 63, ci va un po' stretto. Adesso cosa devo fare? Col trapano allargo leggermente il buco fino a quando il mantello del pistone si incastra perfettamente. Non deve assolutamente starci largo, deve andarci giusto. Ecco, adesso vediamo a che punto siamo. Ecco, il pistone ci passa giusto giusto.
Ora posizioniamo la lastrina di rame con il foro centrale preciso al suo posto. Dopodiché, tramite un cacciavite, questa la stringo veramente adesso perché così faccio vedere. Poi si prende il pistone. Uso 63 8x63 perché bisogna evitare che il bordo dello spessore si protenda all'interno del cilindro. Siccome il centraggio viene bene ma è sempre non è preciso al decimo di millimetro, se si realizza il foro da 63 o 63,2 solamente si rischia che il bordo vada a finire dove non deve. Invece mantenendosi 7-8 decimi in più del diametro del cilindro si è sicuri che non accada questo. Adesso ecco, il pistone è perfettamente piantato nell'anello, si mette il cilindro. Chiaramente questo è un 177 ma per il 200 va bene lo stesso, si fa la stessa cosa, avendo cura però di fare il foro meno centrato e fare in modo che ci sia meno rame dalla parte di dove arriva l'aria e un po' di più verso lo scarico. Poi si fissa il cilindro all'asse con 2 morsetti, avendo cura di non far scappare il pistone dalla sua posizione. Ecco, a questo punto si utilizza, io ho degli attrezzi, dei bulloni già fatti, ce ne ho vari a seconda dei tipi di cilindro, o si possono usare dei prigionieri appuntiti con un po' di nastro per centrarlo, meglio se si ha un bullone. Questo qui è un bullone di una testata di una 127. Ecco, chiaramente il bullone o quello che si usa per segnare deve essere appuntito e deve entrare perfettamente nel foro, perché se a gioco nel foro poi fa il segno nel punto sbagliato e la testata poi non risulterà, la guarnizione, i buchi non risulteranno corrispondenti ai prigionieri. Per battere senza fare disastri bisogna aiutarsi con 2 martelli, si dà un colpo e si segna. Ora si possono togliere i 2 morsetti, si leva il cilindro di dima e come vedete adesso col trapano a colonna con una punta da 7, in questo caso da 8 per il 200, si fora. Ora foriamo. Allora, ecco la guarnizione forata. Qua c'è un po' di sbavatura. Se c'è, prima si può ripassare un pochettino con un taglierino, così la lametta non dura granché, ma insomma. Dopodiché, io di solito prendo su un pezzo di ferro piano, faccio in questa maniera per rendere piani i bordi. Adesso torniamo al trapano a colonna e con una punta conica, con una fresa conica, tocchiamo il bordo del buco anche per poter rimuovere eventuali eccedenze più facilmente. Una raccomandazione: adesso io
lo faccio con le mani direttamente qui, perché questo è un trapano, un vecchio trapano con un motore trifase, con condensatore. Il motore è molto poco potente, per cui se succede qualcosa si ferma subito perché ha poca forza il trapano. Per fare i fori circolari infatti non uso questo, ma un trapano a colonna molto più grande che ho di là. Se avete un trapano a colonna potente, non metteteci mai le mani vicino perché è pericolosissimo. Dovete montare di nuovo la piastrina sull'asse di legno e fare questa cosa avendola montata sull'asse, perché è facile farsi male. Questo è un trapano che si ferma subito, vedete, non ha neanche la forza di partire, quindi non c'è pericolo. Verifichiamo se abbiamo azzeccato. Ecco, adesso è rimasta l'operazione più semplice da fare, cioè con delle forbici per tagliare la lamiera bisogna realizzare qualcosa del genere. Chiaramente bisogna farlo con giudizio, lasciarla tutta unita, tutta intera, potrebbe, in realtà la superficie radiante è maggiore così, però l'aria potrebbe alla fine non lambire l'ultima letta del cilindro, oppure questa piegandosi un po' fare da schermo, per questo le sfrangio in questa maniera. E chiaramente bisogna fare in modo, adesso questa qui è montata in questo senso, l'aria arriva da qui, quindi va bene che sia un po' più stretta da questa parte perché è la parte più raffreddata, è un po' più ampia dalla parte di là, poi ci si mette chiaramente una testata sopra e si levano gli spigoli con due bulloni, si prende una testa, ci si appoggia e si segnano gli angoli da asportare. Questi vanno asportati prima si deve fare tonda, no? E poi si fanno i tagli. Chiaramente da questa parte e sopra le alette possono essere più corte perché la parte maggiormente investita dal flusso, a vantaggio della parte di sotto e la parte verso la scocca, diciamo. C'è da dire che io è da diversi anni che mi sono messo a fare queste cose e ne ho tratto senz'altro beneficio, però quando abbiamo cercato di parlarne sui forum siamo stati pure un po' presi in giro, e invece adesso Pinasco le sta facendo, e anche VMC con il kit, quindi sono cose la cui funzionalità è stata constatata anche da altri. E in sostanza serve a togliere e ad asportare calore nella parte periferica della camera di scoppio, che è quella dove più facilmente ha origine l'autoaccensione. Naturalmente questo stesso procedimento può essere replicato per i motori small. La procedura è sempre questa: bisogna avere un cilindro per fare la dima, mettere il pistone al contrario, tutto allo stesso modo, fissarlo bene con i morsetti e viene perfettamente. Ora, una spiegazione ulteriore circa la conducibilità termica del rame e l'effetto di questi spessori alettati. Il rame ha un coefficiente di conducibilità termica quasi doppio di quello dell'alluminio, e poi attenzione, dell'alluminio puro, perché l'alluminio legato ha un coefficiente di conducibilità termica peggiore. Avere un coefficiente di conducibilità termica elevato significa che il calore applicato a un'estremità di una barretta, o qui in una parte di questo spessore, si propaga rapidamente verso la periferia. Non è che si scalda di più, perché ho sentito delle considerazioni fantasiose a riguardo. Quindi il calore trasmesso a una parte, ovviamente quella presa in mezzo tra testa e cilindro, e soprattutto quella esposta al fronte di fiamma, verrà più facilmente trasmesso fino ai bordi della piastra di rame e quindi più facilmente asportato dal flusso di aria. Tra l'altro è una prova che potete fare benissimo: prendete un filo di alluminio, un filo di rame e un filo di ferro, appoggiateci il saldatore per lo stagno su un'estremità, prendete un filo di questa lunghezza e toccate
l'altra estremità con le dita, vi accorgerete di quanto scotterà prima quello di rame rispetto agli altri. È la stessa cosa che avviene qui, quindi il calore viene asportato più facilmente, non rimane più caldo, non forma punti caldi, anzi inibisce la formazione di punti caldi. Tenete presente che questo tipo di soluzione è stata impiegata anche in kit aftermarket per motori a due tempi raffreddati aria negli anni 70, quindi è una cosa già messa in pratica. Ora, una precisazione: questo artificio è foriero di positivi effetti su questi motori che sono relativamente rozzi. Poi è chiaro che se parlassimo di motori da corsa, ma con potenze specifiche di tutt'altro ordine, allora diventa più importante che non vi sia alcun meato in cui possa avere luogo l'autoaccensione, ma parliamo di motori raffreddati a liquido che non hanno i problemi dei nostri. In particolare in questi motori la miglior soluzione possibile è avere la testa che vada a incasso con leggere interferenze nel cilindro, perché non rimangano spazi sottili, fessure anche minime in cui possa avere origine l'autoaccensione. Da questo punto di vista ha una grande importanza anche l'altezza della prima fascia. Anche qui c'è una diatriba, sempre per questi motivi. Allora la fascia L ha le fasi, dà luogo a fasi precise, però essa stessa dà luogo a un meato tra cielo del pistone e fascia. La prima fascia, se è troppo in basso, anch'essa dà luogo a un meato, quindi la soluzione migliore è che in questo caso la prima fascia sia piuttosto in alto ma non sia L. Chiaramente si parla anche sui motori da kart che hanno questa soluzione della testa a leggero incasso, di motori prossimi ai 400 cavalli litro, anni luce dai nostri, quindi state tranquilli e fatevi queste guarnizioni che funzionano. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.